Perché ho bisogno dell'aiuto di tutti voi che mi state ascoltando in questo momento. Mi chiamo Andrea, per chi ancora non mi conoscesse, ho 50 anni, sono originario di Bergamo e vivo a Sanremo con la mia famiglia. Il mese di maggio di quest'anno mi hanno diagnosticato un melanoma al quarto stadio. Tutto è partito dall'asportazione di una pallina di grasso sottopelle che avevo sulla schiena, una cosa che ho sempre avuto fin da giovane, ma che nell'ultimo anno si era ingrossata particolarmente fino a darmi fastidio a sedermi a guidare e quindi ho deciso di farmela asportare. Il risultato istologico che è arrivato ha rilevato la presenza di cellule di melanoma metastatiche. Quando questa notizia è arrivata è stato uno shock perché mai mi sarei aspettato una notizia del genere, visto che stavo bene, non avevo nessun sintomo, conducevo una vita attiva, andavo in bicicletta, nuotavo, quindi non avrei mai pensato che una cosa che ho avuto per così tanto tempo fin da giovane potesse rivelarsi alla fine un tumore. E da quel giorno, da quella notizia, la mia vita e quella della mia famiglia è stata stravolta. Nello stesso tempo ho come percepito l'importanza di questo evento come fosse un'opportunità per cambiare delle cose nella mia vita che avevo lasciato nascoste, inosservate, credendo che potessero risolversi da sole, ma ognuno di noi può avere delle problematiche eh, che derivano da traumi probabilmente che uno ha vissuto nella sua vita e che hanno bisogno di essere visti e affrontati. E questo sapevo che era il mio caso, non potevo più perdere altro tempo. Ho iniziato quindi a fare psicoterapia per aiutarmi in questo momento difficile, per affrontare queste problematiche che ho osservato nella mia vita da adulto. Ho cambiato radicalmente la mia dieta, ho ridotto lo stress, ho cercato di aumentare le ore di sonno e dormire di più e mi sono rivolto, grazie all'aiuto dei medici che si sono mossi prontamente, all'Istituto dei Melanomi dell'ospedale di Genova. E lì ho iniziato un protocollo sperimentale di immunoterapia che purtroppo però dopo 3 mesi ha dimostrato la sua inefficacia con me per la resistenza che ho dimostrato a quella combinazione di farmaci. E mi hanno proposto un secondo protocollo che ho iniziato a fare e che a metà ho interrotto perché si è dimostrato con i risultati della TAC intermedia di controllo anch'esso inefficace. E lì i medici hanno iniziato un po' ad alzare le mani, nel senso che i protocolli che avevano a disposizione non stavano funzionando e si poteva preventivare per me un'eventuale chemioterapia, ma che a detta loro potrebbe avere delle percentuali di successo veramente bassissime. E dopodiché hanno iniziato a parlare di cure palliative, di decidere eventualmente se condurle a caso in una struttura, eccetera. Quindi eh, nel momento in cui già ho visto che il primo protocollo non stava funzionando, io mi sono sentito veramente solo e abbattuto in quel momento perché riponevo grandissima fiducia in quelle cure, nei medici che mi stavano seguendo e credevo fortemente nella combinazione anche delle cure insieme a tutto quello che stavo facendo con un approccio più olistico perché insieme potessero davvero essere un cocktail vincente per fermare
le metastasi, l'avanzamento del tumore già nei primi 3-4 mesi. Purtroppo quella era soltanto un'illusione, la realtà era ben diversa e mi ricordo benissimo quando in treno tornando da Genova con la mia compagna Elisenda mi trovavo immerso in questi pensieri negativi e solo perché non riuscivo a capire chi avrebbe potuto aiutarmi, chi di esperto, chi medico avrebbe potuto indicarmi la mia strada. E proprio in quel momento così buio e difficile mi è arrivata come una realizzazione. E la realizzazione era che la mia guarigione è completamente nelle mie mani, soprattutto in un momento in cui le cure convenzionali non stanno funzionando, ho bisogno di cercare delle cure alternative e complementari, eh, e quindi ho bisogno io di decidere cosa fare, quale strada seguire, seguendo consigli, studiando, informandomi, ma la decisione finale spetta poi a me, soprattutto perché si tratta della mia vita e del mio percorso di guarigione. E quindi da un mese e mezzo, due, che sto seguendo dei protocolli non convenzionali, alternativi. Per fortuna sono riuscito a trovare una dottoressa qua a Sanremo che mi sta seguendo e con la quale sto seguendo un protocollo che cerca di ossigenare il più possibile il mio corpo per creare un ambiente ostile alla proliferazione delle cellule del tumore. Ho cambiato radicalmente i miei integratori. Sto seguendo un secondo protocollo con degli integratori naturali per detossificare il mio corpo da sostanze nocive che dei test hanno trovato in alcuni organi e sto per iniziare un terzo protocollo che prevede la somministrazione di farmaci normali da banco, diciamo così, non pensati per delle cure oncologiche, ma che hanno degli effetti importanti intervenendo sul metabolismo delle cellule tumorali. Questa combinazione di farmaci e l'individuazione di questi farmaci deve avvenire sotto guida medica e sto cercando un medico che mi possa seguire in questo percorso. Eh, I risultati che hanno dato su tantissimi pazienti sono veramente promettenti e sono frutto della ricerca di anni di medici e di oncologi che nel loro ambito privato, nelle loro cliniche, hanno condotto queste ricerche e fatto queste prove su dei pazienti. Ovviamente queste cure non sono ancora convenzionali, estese a tutti, quindi sono più ristrette e c'è bisogno di appunto più pazienza per ricercare chi ti possa seguire e quale è la cosa adatta al tipo, al tipo di tumore che uno ha. Eh, il mio lavoro non è sufficiente per sostenere tutte le spese che sto affrontando e che devo affrontare per queste cure che non sono mutuabili e soprattutto non so per quanto tempo dovrò sottopormi a questi protocolli. Avrò un'attacca di intermedia di controllo a metà gennaio che potrà vedere il risultato di questi 2 mesi di lavoro con questi protocolli e quindi non so nemmeno se questi protocolli sono la cosa giusta o se c'è bisogno di cercare ancora delle altre vie. I believe in you è quello che mio figlio mi ha detto subito nel momento in cui gli ho raccontato della diagnosi che mi avevano dato e del tumore e io ci credo. Io credo nella remissione totale del mio melanoma, ci credo fortemente, voglio continuare a vivere e sono contento, anche in una situazione difficile come questa, del percorso che ho iniziato a fare, di come mi sta cambiando, della forza che sta risvegliando dentro di me
della voglia di essere me stesso e di percorrere la mia strada per una guarigione totale del corpo e anche dello spirito. In questi mesi ho sentito dentro di me una forza, la forza del mio spirito, che è quella che mi sta guidando in questi momenti in cui ogni giorno è a sé, non so cosa succederà e come risponderà il mio corpo il giorno successivo, quindi sto andando avanti passo dopo passo e è proprio il mio spirito che mi sta guidando in questo percorso dove ci sono tante scelte da fare, dove c'è tanta determinazione da mettere in campo, tanta disciplina, e ehm, tanto coraggio. Ho imparato ad essere grato di ogni giorno che ho imparato di quanto ho visto quanto fortunato sono ad avere accanto a me mia compagna Elisenda, mio figlio Enea e le persone che mi stanno aiutando in questo momento e ho visto quanto coraggio ho. Dal profondo del mio cuore vi ringrazio tantissimo per tutto quello che potete fare per aiutarmi e vi saluto con grande affetto.